Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al mio canale, qualora non l'aveste già fatto. Bene, ed ora, prima di cominciare, vediamo la sigla! Nel secondo video dedicato a Charlie e Gail, di cui vi lascio il link in descrizione, vi stavo parlando degli eventi che avevano condotto Charlie a trovare Bison ed a battersi con lui per la seconda volta. Leggiamo cosa i due si dicono prima del loro secondo combattimento. Lord Bison, comandante di Shadaloo, sei in arresto. Da parte dell'esercito di chi? Rispose Bison, che con questa risposta lascia intendere che, qualora un esercito intendesse combatterlo ed arrestarlo, non sarebbe di certo stato quello in cui milita Charlie, perché lui lo ha comprato. Io ti ordino di arrenderti, ora! Un nostro elicottero arriverà tra 5 minuti. Interessante. Saranno gli ultimi 5 minuti della tua vita. Osserviamo ora il loro combattimento. Round one, fight! Psycho Crusher! Psycho Crusher! Round two, fight! Psycho Crusher! Psycho Crusher! Quando Charlie vince il combattimento, inizia subito ad interrogare Bison. Qual è il tuo legame con l'Army Brass? Per chi non lo sapesse, nel gergo militare, con il termine Army Brass si identificano gli ufficiali di alto rango. Chi ti ha indotto a fare questo? Parla! Nel frattempo, proprio mentre Charlie sta sottoponendo ad interrogatorio il crudele dittatore, vediamo sopraggiungere un elicottero dell'esercito americano modello Apache, che si posiziona alle sue spalle. Ma cosa? Quando il nostro eroe si accorse che c'era qualcosa di strano era ormai troppo tardi.
il nostro buon amico venne tradito ancora una volta dai suoi stessi commilitoni, che lo colpirono alle spalle, servendosi dei potenti fucili mitragliatori di cui era dotato l'elicottero. No! Perché? Ah! Comandante Bison, dovremmo inviare un'unità di ricognizione per accertarci della sua morte? No, nessuno potrebbe sopravvivere a quella caduta. Anche se è vivo, non tornerà. Ora sa che tutti hanno un prezzo. Non ritenendo necessario cercare il cadavere di Charlie per accertarsi che fosse morto, Bison commetterà una grave imprudenza per la seconda volta, perché anche in questa situazione l'uomo che è più duro a morire di Bruce Willis in Die Hard riuscirà a salvarsi, ed infatti lo vediamo qui in Street Fighter Alpha 3 mentre si appresta ad affrontare il Signore della Droga per la terza volta. Leggiamo adesso cosa i due si dicono prima di combattere. Grazie per avermi incontrato qui, primo ufficiale Charlie. Fino ad ora avevo sempre pensato che voi, uomini di giustizia, foste senza spina dorsale. Ma ho cambiato idea. Sarà un piacere eliminarti. Hai finito con il tuo discorso? Le tue parole non significano niente per me. I tuoi peccati e le tue atrocità saranno ora giudicate e punite. Osserviamo il loro terzo combattimento. Get ready, fighters! Go for it, man! Dopo che Charlie sconfigge nuovamente Bison, il crudele boss della droga gli dice: «È stata una sorpresa, ma ahimè, i tuoi sforzi sono stati vani», e trova inaspettatamente la forza per rialzarsi. «Lo Psycho Drive mi garantisce l'immortalità. Non vincerai mai». A questo punto Bison fugge via. Charlie sale a bordo del suo aereo da guerra, un Harrier, per inseguirlo e dice: «Non mi arrenderò finché non ti avrò sconfitto per sempre».
Charlie raggiunge la base del crudele dittatore, mentre Bison stava cercando di rigenerarsi utilizzando il potere dello Psycho Drive. Il mio Psycho Drive è più forte che mai. Lo Psycho Power vi manderà tutti dritti all'inferno. Ora realizza la futilità del tuo sciocco eroismo. Non c'è tempo da perdere. Bombarderò questo posto, dice Charlie dall'interno del suo Harrier, che comincia a sganciare sulla base segreta di Bison tutte le bombe di cui dispone, terminate le quali il nostro eroe si allontana. È finita, dice Charlie, ma Bison non era ancora fuori combattimento come lui pensava, ed infatti il crudele dittatore, prima della tremenda deflagrazione che aveva distrutto il suo covo, aveva terminato il processo rigenerativo del proprio corpo, cosa che gli aveva consentito di recuperare tutte le forze. Non è ancora finita. Ti mostrerò la strada per l'eterna agonia. Non preoccuparti, già la conosco, ora tocca a te soffrire. Charlie colpì Bison con una scarica di mitragliatore e lo annientò definitivamente, facendolo svanire nel nulla. Chi di mitragliatore ferisce, di mitragliatore perisce. Io sono Bison, morirai per mia mano, dice il crudele boss della droga prima di sparire tra atroci tormenti. Anche mentre stava morendo, il crudele dittatore continuava ad emettere sentenze. Davvero spaventoso. Finalmente Bison è stato eliminato. È fatta. È adesso che inizia la vera battaglia. Le radici del male si sono diffuse in tutto il mondo. Finché ogni peccato e atrocità non sarà punito dalla giustizia, il mio dovere non sarà terminato. Charlie è davvero un uomo dai nobili ideali, non c'è che dire, e tutti noi lo rispettiamo per questo. Facciamo come lui. Prendiamolo ad esempio e battiamoci contro le ingiustizie, ovunque esse vengano perpetrate. Quella che abbiamo appena visto è l'unica volta in cui per Charlie la storia si conclude con un bel lieto fine. Ma sarà vero? Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare di Guile e di Charlie Nash la prossima volta, dato che le cose da dire su di loro sono davvero tante. Io nel frattempo vi invito a lasciarmi un bel like, ad iscrivervi al mio canale e ad attivare la campanella. Aiuta il mio canale a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici amanti di Street Fighter, di Guile e di Charlie Nash, che sono davvero tanti. Io per ora vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.